Benvenuti in Sardegna in questa meravigliosa giornata di febbraio. Come succede molto spesso quando veniamo a girare le nostre lezioni di Ionavico, siamo a Marina Cala de Sardi, quello che io definisco come il marina più verde d'Italia. In questo momento chiaramente siamo a febbraio ed è tutto un po' in disarmo, però tra poco vi farò vedere delle immagini che vi faranno rendere conto quanto è bello il marina e, come abbiamo detto, quanto questo è verde. Abbiamo detto che siamo qui per girare un video di Ionavico che vi proporrà 5 trucchi da usare in barca. Sono 5 trucchi che noi utilizziamo quando andiamo a lavorare, ci troviamo in situazioni particolari e abbiamo tutta una serie di espedienti per tirarci fuori dai problemi o per renderci la vita più semplice. Noi ve li proponiamo, decidete voi se li ritenete veramente utili o meno. Quindi andiamo a vedere il primo di questi trucchi. Siamo davanti alla spiaggia di Rena Bianca, proprio davanti a Cala de Sardi. Qui con me ho Simona Pasqua. Simona Pasqua, ciao Simona. Simona Pasqua è lo skipper di NSS che ci sta assistendo in questi nostri ultimi video e diciamo pure che sta riscuotendo un ottimo successo. Siamo venuti qui per mostrarvi il primo dei nostri trucchi di questo video ed è un trucco che noi utilizziamo per lavorare, ovvero sia quando arriviamo in una situazione dove abbiamo il vento che arriva da una parte e l'onda che arriva da un'altra, come era questa mattina durante le prove era molto evidente, adesso purtroppo il vento si è spostato ed è meno evidente, in quel caso noi dobbiamo necessariamente girare la prua e metterla contro l'onda, perché sennò non saremmo in grado di girare. Cioè, nonostante il vento venga da là, se l'onda viene da là, noi dobbiamo girare la prua e metterlo contro l'onda. Voi direte, ma a noi cosa può servire? A voi può servire perché il giorno che arrivate in una rada che c'è della risacca e vi volete fermare per mangiare, se non fate nulla voi non mangiate, perché quando c'è risacca e il vento è da un'altra parte la barca fa di questo. Se invece voi potete spostare la prua e portarla contro l'onda, se è un'onda lunga, voi mangiate tranquillamente perché la barca fa molto dolcemente di questo, beccheggia molto dolcemente, per cui la situazione cambia completamente. Per cui vediamo come si fa. Simona, qual è la prima cosa da fare? La prima cosa è avere una cima, per esempio questa è perfetta e deve essere lunga abbastanza per andare da prua fino a poppa. Fino all'estrema poppa, da benissimo. Cui poi la gestiremo. Ok, la cima va fatta passare nella cubbia della catena dell'ancora, chiaramente, e per farlo abbiamo già preparato una cassa davanti. Allora appoggiamo la cima qua, vai davanti, lei prenderà il mezzo marinaio. Voi pensate la barca si sta muovendo molto perché l'onda voi ce l'avete di lato, per cui diventa difficile salire sulla delfiniera per andare a far passare la cima. È molto meglio utilizzare questo sistema. Una cassa davanti, Simona passa il mezzo marinaio sotto la cubbia e io appoggio l'occhiello della cassa davanti sopra il gancio del mezzo marinaio, così lei tira dentro il mezzo marinaio e si ritrova con la cima che andrà ad assicurare alla catena con un doppio parlato. È sufficiente un doppio parlato. Nonostante il vento sia girato, l'onda ancora ci arriva un po' di lato, per cui ancora continuiamo a ballare e questo ci aiuterà a farvi capire l'effetto finale di questo trucco. Per cui Simona fa il doppio parlato, fatto questo dovrà prendere la cima, tutta questa cima e portarsela a poppa, passando al di fuori della battagliola, al di fuori delle sartie. Vai Simona. Perfetto. Passa al di fuori di tutto, va a poppa, arriva all'estrema poppa e poi la porta a un verricello. Una volta che l'ha portata al verricello, noi possiamo cominciare l'operazione. Mettiamo la cima fuori da tutto quanto. Praticamente voi ricordate, adesso noi non stiamo girando la prua, anche se la sensazione sarà quella, noi in effetti stiamo girando la poppa, perché la prua non può girare, la prua è tenuta dalla catena dell'ancora, per cui non si sposta, sta lì. Quello che facciamo, lì spostiamo la poppa, portiamo la poppa verso il sole, in modo che la prua vada di là dove supponiamo che arriva l'onda, dove in effetti in questo momento sta arrivando l'onda. Sei pronta Simona? Pronta. Comincia a cazzare, io prendo il musichiere, mentre lei cazza la cima di là, io gli devo far filare la catena. Vai, cazza! Cazza!
E adesso la barca comincia a girare piano piano, cazza, più lei cazza più la barca, vedete, piano piano comincia a spostare la prua. Ecco, adesso è più evidente, vedete, la prua si è spostata, si avvicina al gabbiano. È un lavoro di concerto tra chi sta al musichiere e chi sta alla cima di poppa. Ok, un altro po' e abbiamo finito. Basta. Perfetto, vedete come abbiamo spostato almeno di 45 gradi. Per cui se il vento arriva da quella direzione e l'onda, come in questo momento, arriva da quella direzione, io facendo così ho allineato la prua con l'onda. Chiaramente la situazione sulla barca sarà molto più tranquilla. Vi dicevo perché la situazione in cui arrivate in una rada, c'è risacca e volete mangiare, non perché non passare la notte. È semplice, perché durante la notte il vento gira, per cui nel momento in cui il vento gira questa posizione non è più giusta, perciò voi vi troverete con la prua nella posizione sbagliata. Per cui questo è un trucco che voi potete utilizzare se volete fermarvi 2-3 ore. Dopodiché, quando il vento gira, dovete venire qua e ricominciare a muovere scotta e catena per trovare un nuovo assetto della prua. Andiamo a vedere il trucco numero 2. Il prossimo trucco che vi mostriamo ha a che fare con il rumore, quel fastidiosissimo rumore di cime che strofinano, che strusciano contro la galloccia e non ci fanno dormire di notte. Una soluzione, non per eliminarlo completamente, ma sicuramente per attutirlo molto, ce la offre Simona. Simona, ci vuoi dire? Sì. La prima cosa che vi posso consigliare è usate le cime più nuove che avete per assicurarle alle bitte, perché faranno meno rumore di una vecchia. Dopodiché, se purtroppo non possiamo scegliere perché quelle là abbiamo in barca, usiamo uno straccio sacrificale che metteremo tra la bitta e la cima. Esattamente in questo modo. Servirà, quindi copriamo l'intera bitta con lo straccio. E facciamo attenzione che la cima sia sullo straccio. Sì, non tocchi la bitta. Non tocchi la bitta. E Perfetto. quindi il rumore sarà notevolmente inferiore. Benissimo, una cosa semplicissima che speriamo vi possa risultare utile. Andiamo al prossimo trucco. Il terzo trucco di cui vogliamo parlare, più che un trucco, è un'informazione utile. Io delle volte prendo una barca che non conosco e mi domando: ma qual è la velocità di crociera di questa barca? Devo fare una lunga navigazione, mi serve di sapere che velocità di crociera devo tenere, e se non ho altro modo me la devo calcolare per conto mio. Simona, come si calcola la velocità di crociera di un'imbarcazione? La cosa migliore è mettere al massimo, giusto per un paio di secondi, vedere i giri motore e da quelli lì poi togliere il 20%. Quella Semplicissimo. sarà la nostra velocità di crociera. Semplicissimo, mettete al massimo, levate il 20%, avete ottenuto la velocità di crociera. Questo per tutte le barche che vanno indietro nel tempo sino al 95-93. Per le barche più vecchie non funziona così, perché i motori erano diversi, i materiali erano diversi, non potete basarvi sul 20, ma dovete passare al 30-35%. E adesso passiamo al prossimo punto. D'estate, specialmente in alcune zone, ci sono molti campi boa e noi li utilizziamo volentieri perché sono comodissimi. E a fine maggio, quando abbiamo fatto il nostro video Portonano per le Ollie, appunto siamo passati da campo boa a campo boa. Fintanto che una notte non è successa una cosa particolare, il vento è calato completamente e la boa si è avvicinata alla barca, alla prua, e dopo un po' abbiamo cominciato a sentire bam, bam. Era la boa che batteva contro lo scafo. Chiaramente chi era a prua ha smesso di dormire. A quel punto siamo usciti fuori dalla barca e Simona, che è molto pratica di quelle zone perché lei lavora soprattutto nelle ollie d'estate, ci ha fatto vedere un piccolo trucco. Simona, quale? Ho tirato sulla boa,
Non sarà naturalmente sempre possibile, in quel caso lo era, facendolo uscire fuori dall'acqua non ha più la possibilità di andare a sbattere contro lo scafo dato che già vi tocca. E adesso ce lo fai vedere. Perché non è sempre possibile? Perché ci sono alcune boie fortunatamente rare che hanno la trappa proprio dritta, perpendicolare sopra il corpo morto. A quel punto non hanno il gioco per essere tirate su e lì purtroppo non c'è niente da fare, perché se non c'è vento voi non avete modo di governare la barca. Barca e boa vanno un po' dove gli pare e solitamente vanno ad avvicinarsi molto finché la boa non comincia a toccare sulla prua. Ecco qua. Ha tirato su la boa, come vedete l'ha tirata fuori dall'acqua, tanto così è più che sufficiente, basta che non tocca l'acqua. Se non tocca l'acqua la boa non batte più contro la barca e voi tornate tranquillamente a dormire. E adesso passiamo al prossimo trucco. In questo ultimo trucco vi vogliamo far vedere come si può ormeggiare in banchina all'inglese da soli. Quando ormeggiamo da soli qual è il problema? Il problema è che non abbiamo nessuno in banchina che ci prende le cime e le porta alla bitta, per cui dobbiamo riuscire a metterle noi sulla bitta. Abbiamo due scelte: o una volta ormeggiati scendiamo e andiamo a mettere la cima in banchina, oppure usiamo un altro sistema. Simona prima di arrivare qui ha preparato la cima d'ormeggio in questa maniera con 2 volte, l'ha fatta passare sotto la battagliola e risalire e ha appoggiato le 2 volte sulla panca di poppa. Adesso arriva in banchina, ferma la barca e ha il problema di dover decidere cosa fare. Vediamo cosa fa Simona. Ecco, prende le 2 volte a braccia molto larghe e le lancia, e così facendo ha preso la bitta. A questo punto mette subito marcia avanti, timone tutto a dritta, la barca è assicurata di poppa, il timone a dritta, marcia avanti. Adesso la barca piano piano si va ad accostare in banchina. Una volta accostata in banchina lei lascia la marcia avanti, lascia il timone a dritta, può scendere, andare a prendere la cima di prua e dare volta, e così ha fatto l'ormeggio da sola. Con questo penso che abbiamo concluso, vi abbiamo fatto vedere una serie di trucchi che spero che vi siano piaciuti, spero che li adotterete anche voi in barca. Se volete approfondire l'argomento potete scaricare l'articolo che trovate nella descrizione sotto il video, lì vi facciamo rivedere questi trucchi nel particolare. Non mi rimane altro che ringraziare NSS Charter per l'aiuto che ci ha dato. Voi considerate che per fare soltanto questo trucco ci ha dovuto mettere a disposizione 4 barche, per cui 4 barche, gli skipper, Simona, Andri, veramente un bello sforzo da parte loro, quindi noi li ringraziamo. E a questo punto vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.